Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel nostro tutorial di FreeCAD. Oggi facciamo l'ultimo elemento del nostro insieme ed è decisamente il più interessante perché è il corpo della valvola. Quindi particolare numero 1 che vedete qua ridimensionato per farlo stare tutto accanto allo schermo. Voi, se avete seguito il nostro tutorial, dovreste aver caricato il PDF. Seguitemi, creiamo il nuovo, salviamolo con nome, quindi particolare numero 1, e andiamo a visualizzare l'origine degli assi. Creiamo prima la base, quindi un disco da 80 mm, andiamo nell'ambiente Part, creiamo un cilindro e diamogli le giuste dimensioni, quindi raggio 40 e altezza 10 di default. Eccolo qua. Ora creiamo quello che secondo me è l'altro elemento principale, ossia il corpo della valvola, un cilindro diametro 76, spessore altezza 43.3. Quindi cominciamo col crearlo, andiamo a dargli il giusto diametro che è 76, quindi raggio 35-38 e altezza 43,3. Eccolo qua. Ho scritto 73, 43,3 e lo abbiamo. Ora andiamo a manipolarci questo cilindro al fine di ottenere la forma che serve a noi. Prendiamo la base, per non perderci chiamiamola base, e premiamo la barra spaziatrice per toglierla momentaneamente dalla nostra vista. Quindi abbiamo due svasi da 58 mm alti 2 e un foro passante da 52. Quindi prendiamo cilindro, facciamo copia, incolla, diamogli un diametro di 26 mm per ottenere il foro. Quindi cilindro 1 evidenziato, pardon, 38, cilindro 2 evidenziato. Attenzione a non sbagliarci perché avendo cancellato cilindro 1 lui ha rinominato nuovamente cilindro 1 quello piccolo. Comunque al limite quando si fa la sottrazione di forme si nota. Col tasto CTRL, cilindro 1 premuto, sottrazione di forme e abbiamo il foro della nostra valvola, del nostro, diciamo, corpo centrale. Ora, abbiamo sempre in memoria un cilindro, quindi, no, scusate, annulla, ho sbagliato, quindi incolla e vedete che noi abbiamo creato nuovamente un cilindro, che è il cilindro 3, che però stavolta porteremo a 2 di altezza, a 2 di altezza, eccolo qua, e a 58, quindi 29 di raggio. Ecco che lo abbiamo qua. Cos'è? Il primo nostro svaso, ma ne dobbiamo creare un altro. Quindi lo evidenziamo, facciamo copia e facciamo incolla. Dobbiamo portarlo esattamente dalla parte opposta. Quindi ne prendiamo uno dei due a caso e lo solleviamo in placement, posizione, rispetto a Z di 43,3. Cosa succede se non vogliamo fare calcoli? Lui uscirà completamente di 2 mm. Poi io vado in placement, applica le modifiche incrementali e mi abbasso di 2 mm in Z. Applica. Faccio OK. Seleziono un primo cilindro,
col tasto CTRL un secondo cilindro e sottrazione di forme. Stessa cosa di qua. Cilindro, cilindro col tasto CTRL, sottrazione di forme. Ecco che abbiamo ottenuto gli svasi sul nostro cilindro. Bene, cosa dobbiamo fare ora a questo cilindro? Dobbiamo applicare 6 fori filettati M5 lunghi 7 mm. Quindi, siccome noi siamo bravi, ci creiamo proprio anche il conettino davanti. Per cui creiamo un cilindro che lui mette qua. È un M5, eccolo qua, profondo 7 con un cono di testa che è quello che avrà la punta, alla punta quando esegue il preforo. Un M5 noi gli creiamo un preforo di 4 mm, quindi 4 mm raggio 2 va già bene, abbiamo detto altezza 7, ok? Eccolo qua. Andiamo a creare un piccolo cono, perfetto, andiamo a dirgli al cono, mi fai una delle due punte a 0, altezza 1 millimetro. Ora il nostro cono si trova qua, quindi noi non lo vediamo. Me lo vai a spostare in Z di 7 mm. Ecco che noi abbiamo il nostro cono. Guardate, se noi facciamo così e così, con la barra spaziatrice lo vediamo. Ok? Non gli ho dato le misure spannometriche, non gli ho dato esattamente i 120 gradi, possiamo dargli 1,5 se vogliamo farlo un po' più simile a quello che può essere una punta, e lo abbiamo. Uniamo il cono e il cilindro insieme. No, ho fatto sottrazione di forme, scusate, annulla, cono e cilindro, unione di forme. Ora questo cono è un corpo unico. Bene, andiamo a creare una vite M5, ok, tramite l'utility fasteners. Prendiamo una vite qualsiasi, eccola qua, vedete che lui me la posiziona in questa zona. Noi cosa facciamo? Innanzitutto gli diciamo che è una M5. Gli diciamo di visualizzare il filetto. Eccolo qua. E gli diciamo anche di girarla. Placement, angolo, rispetto a quale asse? Rispetto all'asse Y. La facciamo ruotare di 90 gradi. All'asse X, scusate, questo, vedete? Quindi asse X 90 gradi. Devo azzerare ovviamente anche lo 0. Non bastano, scusate, 180 gradi perché la devo far girare completamente. Ora vado in Z e in Z di posizione e la porto a Z0 usando proprio gli occhi. Vedete? A questo punto vado a prendermi quei 5 mm di filetto che mi servono. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Ora devo andare a eliminare quella parte di vite che a me non serve. Per cui torno in part, vado a crearmi un cilindro. Il cilindro voi sapete che me lo crea di 10 mm, allora io cosa faccio? Mi sposto a meno 10 e faccio un raggio elevatissimo. Perfetto. Ora
Vado a tagliare la mia vite, quindi seleziono la vite, poi col tasto CTRL seleziono il cilindro, sottrazione di forma, poi unisco Fusion a Cut in unione di forme. Perfetto. Ora io cos'ho? Una base, pardon, il mio corpo e il mio filetto. Io di questi filetti ne devo fare 6, ok, a 30 gradi l'uno con l'altro. A diametro, andiamo a vedere, eccolo qua, diametro 65. Diametro 65 vorrà dire che sposterò in Y, eccolo qua, il mio Fusion, posso chiamarlo per non confondermi, filetto. Negli altri disegni non l'ho mai fatto questo, ma torna molto utile. Placement, posizione, Y, abbiamo detto diametro 65, quindi vuol dire in Y di 32,5. Eccolo qua. Ora devo prendere il mio filetto e andare a creare un array polare. Quindi questo lo si fa da draft, crea una matrice polare o rettangolare, premiamo, andiamo a dirgli un array tipo polare, cioè rispetto a un centro, cioè rispetto al centro, ovviamente. Se io non specifico niente, lui lo farà rispetto a 000, altrimenti devo specificare le coordinate. Numero di ripetizioni polari, in questo caso 6. Eccole qua. Ho creato il mio array. A questo punto a me di array ne servono però due. Quindi array, copia, sì, incolla. Vedete che ho due array, torno in part e vado in placement e in angolo di rotazione, quindi rispetto a y devo capovolgere il mio array, quindi asse y1 0 nulla 180 gradi. Ecco che il mio array è completamente capovolto. Ora questo array lo dovrò andare a spostare in z, vedete, tacchete, di 43,3, ossia lo spessore del mio corpo. Ed ecco che è spuntato il mio array anche di qua. Se mi dà fastidio la griglia, e a me dà fastidio, torno un secondo in draft e la disabilito. Poi torno in part, abilito Fusion, premo su uno dei due array col tasto CTRL ed eseguo una sottrazione di forma. Ecco i miei 6 bei fori filettati. Salviamo, visto che abbiamo fatto un bel lavoro. Premio sempre su Cut, su Array ed eseguo un'altra sottrazione di forma. Ed eccola qua. Ora cosa devo fare? Ecco qua la mia base. Devo andare a portare il corpo valvola nella corretta posizione. Quindi lo ruoto di 90 gradi e qua vediamo di non sbagliare. Lo ruoto di 90 gradi rispetto all'asse X o Y. In questo noi scegliamone uno a caso, per cui angolo, asse, mettiamo a 0 l'asse Z e mettiamo a 1 l'asse X e vediamo cosa succede. Vedete che lo ruoto di 90 gradi, meno 90 o più 90, in questo caso va bene meno 90. Perfetto. Ora devo centrarlo. Noi sappiamo che lui è alto 43,3, quindi noi dobbiamo spostarci rispetto a y
in questo senso, 20 mm, ok, e l'abbiamo spostato solo di 40, come se fosse 40, quindi 21, 21,5 meno, e andiamo a sistemare gli ultimi 3 decimi, quindi ancora un decimo e mezzo, 21,65, perfettamente centrato. Solleviamolo, visto che è chiaro che il suo asse corrisponde alla base della nostra base di 62 mm in Z. Noi abbiamo il nostro corpone del corpo valvola alla sua posizione naturale. Diciamogli di salvare e andiamo a creare ciò che lo unisce, quindi questo cilindro diametro 39,3, part cilindro 39,3, il che vuol dire 18,65. Ecco qua, allora 18,65. 19,65, scusate, ho avuto un lapsus. Infatti qualcosa nella testa mi diceva stai sbagliando. Ecco qua. E altezza allora, come vedete abbiamo un piccolo problema. Mi va a intersecare uno dei due fori. Quindi come facciamo? Facciamo così. Guardate, prendiamo il nostro corpo e gli diciamo col tasto CTRL abilitiamo il cilindro, e però se lo taglio va a finire. Allora guardate, lo tagliamo e non va bene, modifica annulla. Era il caso di tenere gli array dopo. Dobbiamo trovare una soluzione intelligente per non tornare indietro. Non è un grosso problema, sto pensando semplicemente qual è la più didattica. Allora, dove sono finito non lo so neanche io. Ok, tasto ESC per uscire da lì. Allora, mi creo un cilindro, molto semplice, eccolo qua. Gli do un raggio di circa 40 mm. Allora, questo è 76, facciamo di 76, così non sbagliamo. Quindi 35, 38. Lo sollevo di 40 mm. Placement. Lo vado a ruotare rispetto a x. Allora, rispetto a x. In poche parole, io qua sto recuperando una cosa a cui non avevo pensato.
ecco qua, lo centro rispetto a y, quindi meno 20, e lo sollevo in z a 62, esattamente come il corpo. A questo punto cosa faccio? Prendo questa forma, il cilindro, col tasto CTRL premuto premo questa forma e faccio una sottrazione di forme. Vedete che ho tagliato il mio oggetto, cioè se io vado a premere varia spaziatrice qua, non lo vedete più. Perfetto. Adesso tutti questi tre oggetti li andrei a unire insieme, però aspettate un secondo, modifica nulla, perché questo problema poi lo avrò anche sopra. Quindi mi creo subito un cilindro, diametro 29, vedete questa base qua, forse 29 non vado a intersecarlo, però sistemiamolo noi. Diametro 29, il che vuol dire 14,5, l'altezza totale è 62 più 38 e 100 mm, quindi vado a spostarmi in Z di 90, eccolo qua, cioè 100 mm meno i 10 dell'altezza standard, e andiamo un secondo a eliminare dalla nostra vista il corpo, eliminare questo cilindro, perfetto, me ne servono due di questi cilindri, vedete? Quindi copia, incolla, abilito questo, tasto CTRL, sottrazione di forme, abilito questo, tasto CTRL, sottrazione di forme, e vado a rimostrare il mio cilindro con la barra spaziatrice. Tutto sto po' di roba lo vado ad unire in un'unica figura, quindi con base, tasto CTRL su Cat 6, tasto CTRL su Cat 7, tasto CTRL su Cat 9, unione di forme, e salviamo il nostro progetto. Ora, come vedete qua, noi abbiamo del lavoro da fare. Prima questo spazio per una guarnizione, per cui andiamo su Fusion, come vi ho insegnato, ogni tanto mettiamo Refine a True, e vedete che questa riga qua sparisce appena finito di lavorare. Creiamo un cilindro, eccolo qua, raggio 40, diametro 40, quindi raggio 20, altezza 2, ok. Creiamo un altro cilindro, raggio 22, altezza 2, prendiamo il più grande, andiamo a sottrarre adesso il più piccolo, prendiamo il nostro corpo e andiamo a sottrarre adesso allora, perfetto, il nostro, diciamo, chiamiamolo tubo formato. Ecco qua il nostro lavoretto. Benissimo, vi ricordate gli array? Li sfruttiamo per fare questi 6 fori diametro, andiamo a cercarlo con il diametro 8. Quindi cilindro, a raggio 4 in posizione 31. Quindi posizione, li spostiamo in X di 31 mm. Ed eccolo qua. Andiamo a prendere il nostro cilindro, torniamo in draft, abilitiamo l'array, gli diciamo che è polare e che ne voglio 6. Perfetto. Prendiamo la forma cat, prendiamo il nostro array, tornando in part, eseguiamo la sottrazione di forme. Eccola qua, come sta prendendo corpo. Bene, noi qua abbiamo da fare un bel foro M22, per cui fasteners, prendiamo una vite qualsiasi, gli diciamo che è una vite
da 20M22, eccola qua. A questo punto gli diciamo di mostrare il nostro filetto, andiamo in placement, posizione Z, e lo solleviamo quanto basta per poter creare un foro filettato. Quindi prendiamo il nostro corpo, col tasto CTRL premuto la nostra vite, passiamo in part, sottrazione di forma, tacchet, il nostro filetto è bello che fatto. Cosa ci manca? Ci manca quest'ultima zona forata qua, quindi un bel cilindro diametro 11, raggio 11, diametro 22, foriamolo tutto così lo vediamo, selezioniamo la nostra forma, selezioniamo il nostro cilindro, sottrazione di forma, e abbiamo già fatto il nostro primo foro. Poi ne abbiamo uno da 25,3 sollevato però di 6 mm, quindi cilindro 25,3 corrisponde a 12,65, questo disegnatore ce l'aveva con queste strane forme, eccolo qua, però è sollevato di 6 mm, quindi andiamo in placement, posizione Z, 6. Prendiamo il nostro corpo, il nostro cilindro, sottrazione di forma, e abbiamo il nostro cut. Mettiamo refine a true, facciamo un salvataggio, cosa ci manca? Ci manca questo cono, quindi un cono la cui altezza è 2,5, eccola qua, il cui diametro piccolo, anzi partiamo col diametro grande, è 12,65, il diametro piccolo è 22, quindi 11, e la sua posizione è sopraelevata di 3,5 mm, quindi in Z 3,5. Prendiamo la nostra forma e gli andiamo a sottrarre il nostro cono. Ecco che la forma comincia a essere quasi completa. Salviamo, aggiungiamo questo raggio 2, eccolo qua, ok, qua abbiamo un raggio 3, come vedete si fa fatica a selezionare il raccordino. Allora, tasto destro del mouse, stile disegno, reticolo, eccolo qua, raggio, in questo caso è 3, gli diamo l'ok, tasto destro del mouse, visualizza disegno, facce piene, eccolo qua. Anche qua abbiamo un raggio 2, ecco, attenzione con questi raggi strani perché dà un po' noia, a volte conviene non farli, fricate. Proviamo a farlo e vediamo cosa succede. Raggio, abbiamo detto 2. Perfetto, lo ha fatto, nessun problema. Ora non vedo altri raggi quotati, quindi il nostro particolare potrebbe essere finito. A me piace lavorare come lavorerei in un'officina, quindi vado a prendermi tutti questi fori, tutti questi, diciamo, spigoli dei fori, vado a prendermi anche questi, vado a prendermi questo, vado a prendermi questo,
questo, questo, questo, questo, questo e questo, e gli dico, può darsi che adesso sparisca la forma, fammi 0,4 di smusso, ok, oh che bello, vedete che il nostro oggetto ora è terminato. Il prossimo passo sarà unire insieme tutti gli elementi della nostra sede valvola. Volete fare visionare bene il vostro oggetto, stile disegno, ombreggiato. Eccolo qua. Questo comincia a essere un particolare interessante da fare in 3D. Visualizza disegno, facce piene. Cominciamo a prendere un po' di soddisfazione. Salviamo. Mi sembra di aver fatto tutti gli elementi richiesti in questo disegno. Bene, io con questo vi saluto, spero di avervi affascinato con questo 3D e di farvi avvicinare bene all'utilizzo di FreeCAD, che è un software freeware ma potente soprattutto per un utilizzo, diciamo, piccola officina o personale. Grazie a tutti per essere stati con me e alla prossima.